Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Oggi andremo a creare un accessorio che sta tornando molto alla moda anche per quanto riguarda le donne, la cravatta. Io ho qui una cravatta classica che ho creato all'uncinetto, ma potete farla anche dritta, più grossa, più sottile, dipende dallo stile di chi la deve indossare. In vista del Natale direi che questo è il regalo, diciamo, uno di quelli più ritrovati sotto l'albero perché è semplice da comprare, cioè lo si trova dappertutto, ma soprattutto quando si ha difficoltà e non si sa cosa regalare a un uomo, di solito ci si butta sulle cravatte. Quindi noi avremo la possibilità di crearcela all'uncinetto, allora mi sono detta è meglio se lo condivido con voi. Io ne ho fatti diversi modelli perché avevo proprio voglia di rinnovare il mio outfit. Oggi lo andremo a fare nel colore rosso, qua ho un po' di cotone che ho trovato in casa, vado ad utilizzare l'uncinetto numero 4 perché è quello più adatto a questo progetto, il metro e un marcapunti. Per quanto riguarda l'uncinetto, mi raccomando, deve essere almeno di mezzo punto o anche un punto più grande rispetto alla scrittura consigliata sul cotone, perché quando noi andiamo a lavare la cravatta, se il lavoro è lavorato troppo stretto, c'è il rischio che non stia dritto, vedete? A meno che voi non utilizzate un filato a base di viscosa, che scivola molto bene, vi consiglio di andare a utilizzare l'uncinetto leggermente più grande. È molto facile, io andrò a fare questo modello triangolare, se vi piace l'idea ci ritroveremo per fare anche altri modelli, magari un po' più alla moda. Allora, vi do un po' di misure prima di iniziare, che così riuscite a capire. Nella parte più larga arrivo a 8 cm. Con questa rossa andrò a farla leggermente più piccolina perché la voglio un po' più casual. Iniziamo con un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo e facciamo un punto catenella, rientriamo e facciamo un punto basso. E lo stringiamo. Dopo lo stringeremo un po' meglio, adesso intanto iniziamo a fare questo. Poi facciamo un punto catenella e giriamo il lavoro in questa maniera. Entriamo in questo punto basso e andiamo a fare un punto basso, ne facciamo un altro. Punto catenella, torniamo indietro. Cioè cambiamo il giro del lavoro, facciamo un punto basso, rientriamo, un punto basso. Nel prossimo punto aumentiamo sempre facendo un punto basso e un altro punto basso. In pratica abbiamo raddoppiato tutti i punti, da 1 siamo passati a 2, da 2 a 4 e così via. Questo è quello che dobbiamo fare per questa parte qui, che sono 1, 2, 3, 4, 5 righe. 6, perché passo da 1 ad arrivare a 12 per questo modello qua. Qui mi fermerò un po' prima. Catenella, giro il lavoro e faccio 2 punti bassi qui nel primo punto basso di lavoro. Gli altri 2 li lavoro normalmente perché aumento solo sui margini. E ora che sto lavorando l'ultimo punto vado a fare sempre un aumento di 1 e 2 e qui siamo a 2, 4, 6 punti. Punto catenella, torniamo indietro, facciamo sempre la stessa cosa, aumentiamo qui all'inizio 1 e 2, poi tutti gli altri punti li lavoriamo normalmente. Quando arriviamo qui alla fine andiamo a fare l'aumento da
1 e 2. Io sono già arrivata praticamente a 8 punti. Faccio il punto catenella, torno indietro e a 10 mi fermo perché lo voglio come lavoro leggermente più casual, quindi 2 punti all'inizio, tutto il resto lavoro così com'è. Quando arrivo qui alla fine aumento 1 e 2, punto catenella. Io mi fermo con gli aumenti perché non voglio che sia troppo larga. Torno indietro e vado a fare praticamente un altro punto catenella. Vado nel primo punto, notate, e faccio un punto basso. Vado nel prossimo e faccio un punto basso. Io qui vi consiglio di mettere un marcapunti. Questo perché? Perché da adesso in poi, come notate, noi andiamo a diminuire, ma non andiamo a diminuire ogni riga, bensì ogni tot di righe. Io ho deciso di diminuire ogni circa 10 righe. Perché dico circa? Dico questo perché se voi fate una cravatta più larga e avete bisogno di diminuirla e arrivare, in questo caso io qua 5 punti e siete partiti, che ne so, da 15, magari diminuite ogni 8 o ogni 6 righe, perché sennò la distanza è troppa e non riuscite a fare il nodo della cravatta. Al contrario, se la vostra cravatta iniziale ha pochi punti e rischiate di arrivare a 5, a 4, diciamo che come centimetri siamo sui 3, perché bisogna fare 3, 3 e mezzo, bisogna fare il nodo che non sia gigantesco ma neanche troppo sottile, quindi la media è di 3-4 centimetri nella parte più sottile di una cravatta. Rischiate che arrivate subito su, quindi magari invece di diminuire la distanza tra una diminuzione e un'altra, al contrario la allunghiamo e passiamo da 10 righe magari a 12, a 13. Spero di essermi spiegata. Comunque l'idea è che deve esserci una costanza, cioè non si può passare da subito largo a subito stretto, perché sennò la cravatta non riusciamo a chiuderla. Quindi dovete calcolare, scusatemi, questa distanza in base al lavoro della punta. Bene, io farò ogni 10 perché comunque come base, se ho utilizzato lo stesso filato, ho 2 righe in meno, ok? Detto ciò, andiamo a fare quindi 10 righe semplicemente lavorando i punti di base. Andiamo a fare anche l'ultimo punto. Qui però ho iniziato con 2 catenelle perché quando io vado a riprendere il margine della cravatta ho bisogno di creare quest'angolo creato da 3 punti bassi, quindi invece di 2 catenelle che sono qua andiamo a caricare l'uncinetto e andiamo a fare una mesa maglia alta. Come notate è leggermente più alta rispetto al punto basso. Punto catenella e ora continuo a lavorare punto basso su punto basso su ogni punto di base fino ad arrivare, nel mio caso ho detto una media di 10 perché cresce abbastanza. Eccolo qua, anche l'ultimo punto, punto catenella e torno indietro e così via. Quando arrivo a fare 10 righe devo diminuire ancora e vi faccio vedere come si fa. Quindi
Ora mi lavoro le mie 10 righe e poi ci ritroviamo per capire come si diminuisce. Lavorate le mie 10 righe, devo andare a diminuire. Qui ho diminuito ogni 7, mi sembra 8. Comunque, questo non è un problema perché vi ho detto dovete adeguare le dimensioni in base alla vostra scelta di filato e alla base di come volete che ci sia la cravatta. Rimanete con me fino alla fine del video perché vi darò le misure. 11ª riga, tolgo questo marcapunti da qui e lo sposto qua perché è un modo di diminuire talmente invisibile che farete fatica a riconoscerlo. Ho fatto un punto basso, un altro punto basso, un altro ancora. A voi direte, ma Elena, quando vai a diminuire? E dove? Bene, non si diminuisce mai sui margini, ma si diminuisce sul lavoro. Quindi entro, prendo il filo, non lavoro il punto basso, prendo il prossimo punto, lo lavoro con l'asola ma non lo chiudo e ora chiudo tutte e tre insieme. E diminuiamo un punto per volta. Se si aumentava con 2 punti per volta, quando si diminuisce con un punto per volta e soprattutto la regola è di diminuire nel lavoro. Basta che non andate a diminuire sugli ultimi 2 o gli ultimi 2, ma in mezzo, non mi interessa dove, l'importante è che diminuite in mezzo al lavoro. Giriamo, facciamo sempre la stessa cosa per le prossime 9 righe, e cioè lavoriamo punto su punto e andiamo avanti così finché arriviamo alle misure standard che adesso vi darò alla fine del video tutorial. Intanto io continuo per le mie 10 righe. Vi faccio notare come una sola diminuzione ci ha fatto leggermente ristringere la cravatta. Ora io sono arrivata a finire le mie 10 righe, vado a fare sempre lo stesso movimento, quindi punto basso, punto basso, punto basso, mi trovo più o meno alla metà perché di solito vado a metà a fare questa diminuzione, prendo il filo una volta, lo prendo la seconda volta, 3 insieme, chiudo insieme e così ho fatto un'altra diminuzione. Poi lavoro le mie 10 righe e diminuisco ancora. Ora voi dovete tener conto che in questa parte qua dove dovete andare a fare il nodo, quindi il giro della cravatta, deve essere di circa 3-4 cm, tenendo presente anche perché c'è la ripresa, che nel mio caso è di circa mezzo centimetro, però il lavoro c'era già, quindi circa 0,25. In pratica era così più o meno la base del mio lavoro. Voi questi calcoli li dovete tenere presente in base al filato, se è più spesso o più sottile del mio, in base all'uncinetto e di conseguenza anche in base alla vostra mano, perché se tendete a lavorare molto stretto sicuramente i centimetri non coincidono. Detto ciò, quando facciamo tutte queste misure ci fermiamo. Ora io vado a lavorare la cravatta, vi faccio vedere come riprenderla a punto basso, credo di farlo alla fine in questa maniera. Dopodiché ci ritroviamo col video finale dove vi do tutte le indicazioni per quanto riguarda le misure. Io ho finito di lavorare col rosso e ho iniziato già a fare il giro a punto basso riprendendo tutto il lavoro. Ho cambiato colore perché voglio che voi ve ne rendiate conto della differenza se fate una cravatta colorata oppure una cravatta con lo stesso colore. Guardate qua la differenza, fondamentalmente è questa. Ho fatto tutto il giro tornando giù
e sono arrivata qui dove devo fare i 3 punti. Vi ricordate che qui abbiamo iniziato con 2 catenelle, se riesco, qui in pratica, e a questo punto vado a fare, e questa è la riga, un punto l'ho già lavorato, vado a fare gli altri 2, rientro sempre lì, vado a fare un punto basso, rientro, un altro punto basso. Ok? Se vi sembra troppo tondo e quindi non c'è la punta come qua, potete fare questo lavoro. Vi faccio vedere tutti i metodi. Lavoro un punto basso, carico una mesa maglia alta e poi un punto basso. Poi c'è un'altra cosa da dire: se non vi piace il fatto che ci sia lo spazietto, magari lavorate il punto basso prendendo semplicemente una costina, ok? Però a me personalmente non mi interessa che ci sia lo spazio, no? Quindi io farò un punto basso sempre lì e ora continuo a lavorare i punti bassi riprendendo tutte le righe. Ok? Fate conto che quando viene lavata il cotone, lo sapete che riempie parecchio e praticamente è molto più facile che questi spazietti che si sono creati si riempino, perché questa cravatta, per dire, l'ho lavata. Ora, quando sono qui nella punta dove c'è praticamente il primo punto, faremo la stessa cosa, quindi un punto basso, un altro e un altro ancora, poi risalgo lavorando un punto basso per ogni riga. Ne approfitto già a nascondere anche il cappietto. Quindi vado a fare 1, 2 e 3, poi ricomincio e lavoro un punto basso per ogni riga. Questo è il lavoro da fare nella ripresa dei punti. Entrate praticamente in ogni riga e andate a fare un punto basso. Mi raccomando, non lavorate troppo stretto rispetto alla base, cioè i punti che voi andate a lavorare devono rispettare la base. Io, non contenta di questo giro, vi faccio vedere una modifica che andrò a fare appena finisco questa riga, perché voglio che questo margine sia veramente importante per questo progetto qui. Metto via, cioè finisco di fare questo giro, ci ritroviamo per la modifica. Molto probabilmente per la maggior parte di voi il progetto è finito, perché alla fine io mi vado a chiudere qui con una maglia bassissima, taglio il filo e ci siamo. Anzi, se dovessi finirla qui, in realtà taglierei il filo lasciando un pezzo e andrei a fare un'asola invisibile su questo punto. Però siccome io non lo finisco qua, andrò a fare quindi punto catenella e torno indietro. Lascio il punto qua che lo lavorerò dopo, entro in quello appena finito e prendo su, faccio un punto basso. Però se notate lo sto facendo sul dietro, perché praticamente sul davanti verrà un incrocio talmente carino che mi è piaciuto tanto come idea. Se il vostro filato è troppo spesso e questo margine lavorato così vi sembrerebbe troppo esagerato, potete anche non farlo. Io lo faccio perché volevo che fosse leggermente un po' più speciale. Questa cravatta è un po' più corta rispetto a quella verde. Ora io lo finirò, poi lo vedrete finito, vi do un po' di indicazioni per quanto riguarda le misure in generale. Veniamo alle misure, partiamo da quelle delle donne. Per quanto riguarda le donne, le misure standard per un'altezza
media, circa 1,70-1,75, va dai 120 ai 130 centimetri. Però secondo me noi donne abbiamo la possibilità di giocare tanto con questi centimetri, cioè sia per quanto riguarda la larghezza della cravatta, che deve essere tra i 7 e i 9 centimetri, ma per quanto riguarda il classico, ma anche per quanto riguarda la lunghezza. Noi donne possiamo metterci una cravatta più corta oppure più lunga. Questo per quanto riguarda la classica. Per quanto riguarda la cravatta slim si parte più o meno dai 5 cm 6. Quindi io parlo di questa larghezza qui, che di solito le donne sono più, diciamo, sono le cravatte che indossano di più, perché sono quelle leggermente un po' più eleganti. Però, come ho detto prima, a noi donne nessuno ci vieta di metterci una cravatta che sembra quasi un fazzoletto. Però è una decisione in base, come dico sempre, ai gusti e alle necessità. Invece per quanto riguarda un uomo di circa 80 cm andiamo oltre i 150 cm di lunghezza. Per quanto riguarda la cravatta, la lunghezza significa che si parte dalla punta e si arriva qui alla fine. Un uomo che sta sotto gli 1,80 arriva dai 140 ai 150 cm. Però qua c'è un grosso però per entrambe le categorie, soprattutto se stiamo molto fissi con i centimetri. Dimenticavo, per quanto riguarda la larghezza è uguale, sempre la classica tra i 7 e i 9 cm e la slim tra i 5 e i 6 cm di base. La differenza delle cravatte di stoffa normale è questa, anzi queste, è la lavorazione. Noi abbiamo un lavoro fatto all'uncinetto ed è elastico. Allora, io non avendone mai fatta una, la prima che ho fatto, basandomi, steso il prodotto sul tavolo ai 150 cm. Quando sono andata a indossarla, nel fare il nodo ho tirato, come notate si è allargata, non parlo di questa, di un'altra ancora, mi si è allungata tantissimo. L'ho messa in lavatrice, l'ho messa in asciugatrice con la speranza, essendo cotone, che si ristringesse, non si è ristretta abbastanza. Quindi per quanto mi riguarda, da adesso in poi, quando vado a crearli, soprattutto per un uomo, starò sempre con un margine di circa 10-15 cm in meno, perché rischia che la cravatta sia troppo lunga se la facciamo delle misure standard. Le cravatte che si indossano normalmente fatte di stoffa non sono elastiche, queste invece lo sono. A meno che voi non andate a utilizzare oltre al punto basso un uncinetto molto piccolo, però il problema con l'incoltone è che si gira su se stesso se non c'è della viscosa dentro, e l'aspetto finale di una cravatta lavorata stretta con l'uncinetto a me non piace. Ecco perché le mie sono molto elastiche. Si dovrebbe stirare sempre, si piega facilmente, quindi non mi piace. Lavorata un po' più larga non si piega, non si gira su di sé, ma c'è questo rischio che sia lunga se andiamo a considerare i centimetri esatti. Ecco, credo di avervi dato tutte le indicazioni. Comunque, se avete delle domande mi scrivete sotto nei commenti. Ne approfitto per farvi vedere come si fa a fare la chiusura invisibile, perché è già da un pezzo che non la vedete. Intanto io ho finito il secondo giro di punto basso, che è opzionale, e ho tagliato un pezzo di filo. Allora, io ho finito qui, no? Vedete? Come faccio? Vado nel primo punto, vedete, passo da sotto, come quando si lavora con l'uncinetto, tiro il filo e poi entro qui da dove è uscito e tiro, e come notate ho creato un punto uguale, identico ai precedenti, e non si capisce dove è la chiusura.
Ora è normale che decidete qual è il davanti, qual è il dietro della cravatta e in base a questo andate a nascondere il filo, fate 2-3 nodini, eccetera eccetera. Non stringete troppo perché cioè anche se la chiusura deve comunque rispettare i punti di base, così non si capisce dove siamo stati a farla. Bene, ci ritroviamo dove la indosso. Ancora non ho deciso quale colore, però alla fine sono uguali identiche. Eccomi arrivata anche alla parte in cui indosso il mio progetto. Ho deciso di indossare quella del video tutorial, ci ho messo anche il fermacravatte, quindi è tutto perfettino, diciamo. Allora, per quanto riguarda questa cravatta, come notate è corta, è ancora più corta rispetto a quella verde, che è leggermente più lunga. Mi raccomando, se scegliete di fare una misura standard, di togliere quei 10-15 cm, perché soprattutto nella parte qui dove andiamo a fare il nodo il lavoro si allunga tantissimo. Cercate di lavorarlo largo perché sennò rischiate che vi si torca, cioè appena un cotone vai a fare un movimento di questo tipo, notate come sta, perché il cotone prende subito, diciamo, la piega, ecco perché li ho lavorati larghi. Il filato ideale, sinceramente, per quanto mi riguarda, sarebbe un misto viscosa e cotone o tutto viscosa, lì sarebbe veramente il massimo. Altrimenti lavorate un po' più largo e, se necessario, vi mettete lì e stirate leggermente il capo. Le misure per le donne sono dai 120 ai 130, però come notate questa è molto più piccolina, perché secondo me noi donne possiamo metterla anche così corta, a forma di fazzoletto, giusto come accessorio, non perché per forza dobbiamo essere eleganti indossando la cravatta, ma noi la utilizziamo come accessorio. Invece di una collana ci mettiamo la cravatta, quindi qui potete svisarvi con l'utilizzo di filati particolari, filati con perline, filati con paillette, insomma di tutto e di più. Lo sapete che io sono per la creatività. Per quanto riguarda l'uomo invece dobbiamo stare leggermente più sobrie e la lunghezza è da 140-150 cm, però per esperienza personale facendola da 150 cm ho esagerato e infatti non so come farò a indossare quella cravatta che non è qua, di là, che praticamente l'ho messa ad asciugare perché l'ho lavata, asciugata in asciugatrice e l'ho rilavata sperando che si ristringesse un po' di più, invece insomma siamo ancora lì. Per quanto mi riguarda credo che sia un progetto perfetto in vista del Natale, si fa con pochissimo filato e si fa veramente in pochissimo tempo. Più è spesso il filato, meno tempo ci si mette, è normale che poi si sente un po' di più. Mi piace la riga doppia a punto basso perché gli dà veramente corpo, questo invece è un punto basso normale, anche se risulta leggermente più raro nel riprendere il lavoro. Essendo integrato base su base non si capisce la differenza, invece qua si sarebbe vista un po' troppo e non mi piaceva perché continuo a dirlo, l'ho lavorato molto largo. Io vi ringrazio dell'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!